Finalmente parliamo di lui, Godox Lux Master. Se vi interessa l'argomento mettetevi comodi e sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qualche settimana fa mi ha contattato Godox per avere proprio una recensione su questo nuovissimo flash. Si chiama Godox Lux Master. Inizierei subito dalla qualità dei materiali, che vi dico già che sono un po' così e così. Mi spiego meglio. Questa parte in finta pelle è una finta pelle che si vede che è finta pelle, mentre questa parte che magari in video o in foto sembra in metallo lucido, in realtà è in plastica. Ma se i materiali sono plastici e un po' cheap, dall'altra parte questo flash pesa soltanto 470 grammi e siccome è fatto in questo modo è veramente super facile da trasportare, anzi vi dico di più, ve lo potete tranquillamente mettere in tasca. Mi dovete scusare anche per questo video e per questo prodotto non ho il tempo di fare tutti i b-roll del caso, ve lo faccio vedere così da vicino, così iniziamo a parlare di questo flash. Da questo lato abbiamo un perno che una volta schiacciato ci dà la possibilità di andare a togliere il copribulbo e proprio grazie a questo tasto rosso, se lo andiamo a cliccare, il bulbo uscirà dalla sua sede con una molla. Tutto questo meccanismo l'ho utilizzato parecchie volte per vedere se si potesse rompere o meno e vi dico la verità, funziona tutto a dovere. Visto che ci siamo, parliamo di potenza. Numero guida di questo flash 25, quindi non vi aspettate chissà quale potenza, però l'ho utilizzato sia di notte sia di giorno in esterna e vi dico la verità, ha fatto assolutamente il suo, lo vedremo tra poco. Su questo lato abbiamo la fotocellula, quindi potremo andarla ad utilizzare come master o come slave. Nella parte sottostante abbiamo una Type-C per la ricarica e un ingresso per sincronizzarlo tramite cavo e macchina fotografica. Qui sotto abbiamo una vite da 1/4 e qui dietro abbiamo lo schermo OLED Touch, due tasti, una rotella e un tasto in mezzo ad essa. Ma andiamo ad accenderlo insieme, scritta Godox, dobbiamo andare a girare la rotella e lui è pronto per l'uso. Guardate quanto è luminoso e quanto è risoluto questo schermo OLED. Eh sì ragazzi, siamo davanti a uno schermo OLED che si vede alla perfezione sia di giorno sia di notte ed addirittura sotto la luce del sole, ed è il migliore schermo che sia montato su un flash che io abbia mai provato. Niente a che fare ad esempio con questo di AD100. Immagino che Godox nei prossimi prodotti che usciranno andrà ad implementare proprio questo tipo di schermo qui, che è molto simile a quello del Trigger di X3. Ho fatto un video dedicato, lo trovate qui sul canale. Sempre qui dietro abbiamo il classico tasto per poter andare a fare il test del flash. Questa volta non mi sono accecato. E poi qui sotto abbiamo il tasto menu e accensione e spegnimento. Se lo andiamo a cliccare, come vedete, tramite poi la rotella possiamo entrare nei vari menu e andare a cambiare le nostre impostazioni. Ma come vi ho detto prima, questo schermo è touch, quindi vi dico la verità, secondo me è molto più semplice andarlo ad utilizzare proprio con il touch. In questo menu ci sono tutte le modalità, quindi in manuale, in multi, in automatico e in TTL. Adesso ho utilizzato la rotellina perché sennò con la messa a fuoco era un casino, però vi assicuro che andare a utilizzarlo con il touch è molto più rapido e molto più intuitivo. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo una batteria che ci dà 460 lampi a piena potenza e qui devo dire wow, veramente tantissima roba per un prodotto così piccolo. In confezione poi troviamo il classico cavo Type-C per poterlo caricare, un cavo per poterlo attaccare direttamente alla macchina fotografica senza bisogno di trigger e chiaramente lui. Che cos'è? È il suo piccolo riflettore che si va a montare in maniera ultra mega rapida e ci dà la possibilità appunto di diffondere e indirizzare un po' meglio la luce. Ecco, Godox l'ha veramente pensato così e l'ha ripreso dai vecchi flash anni 60, 50, qualcosa del genere. Prima i flash erano fatti tutti così
E vi dico la verità, quando mi è arrivato appunto questo flash da testare mi sono detto ma chissà come funziona. Invece il risultato finale in foto è ok, ma lo vedremo tra pochissimo. Inoltre in confezione abbiamo anche questa slitta pensata appositamente per essere messa sotto la macchina fotografica e l'intero setup si presenta così. In realtà è abbastanza semplice da tenere in mano perché possiamo mettere una mano sul nostro flash e la seconda sulla macchina fotografica per avere un'ottima presa. In questo momento qui ho una 6006, ma l'ho provata chiaramente con A7 IV e per quanto riguarda l'ergonomia di tutto questo setup non ho avuto nessun tipo di problema. Altra cosa di cui vi voglio parlare è la possibilità di andare ad inclinare la nostra parabola, chiaramente con il nostro bulbo, e questo potrebbe essere molto comodo per fare degli scatti con luce di rimbalzo. Possiamo indirizzarlo verso l'alto, verso il soffitto magari bianco per avere una luce molto più morbida, o possiamo andarlo ad utilizzare ad esempio su un muro. Ma come possiamo pilotare questo flash? Beh, in due modi: o con il cavo che vi danno in dotazione che va messo direttamente nella macchina fotografica, o chiaramente tramite un trigger. Io ho utilizzato il nuovissimo trigger della Godox, l'X3, di cui c'è un video dedicato qui sul canale, però ho fatto la prova anche con tutti gli altri trigger di Godox e funziona alla perfezione, quindi se non avete ancora quel tipo di trigger lì non vi preoccupate perché qualsiasi trigger di Godox riesce a comandarlo. Sono andato a provarlo in due situazioni di luce veramente molto difficili e questo perché volevo chiaramente metterlo sotto stress. Sarebbe stato troppo facile fare una prova di notte per vedere come si comportasse mettendolo magari a una potenza molto bassa, invece sono andato ad utilizzarlo quasi sempre a piena potenza. Per quanto riguarda lo shooting che state vedendo in questo momento con Giulia, ho scelto l'orario del tramonto, ma la luce ambientale era ancora molto forte, infatti le foto che state vedendo sono state fatte a ISO 50. Il flash era impostato in TTL con uno stop e mezzo in più sulle V, proprio perché mi piace sempre avere lo sfondo bello sottoesposto. E come vedete il risultato è, per quanto mi riguarda, super ok. Alla modella è piaciuto veramente tantissimo, ma questo è un discorso di cui vi voglio parlare dopo. Per quanto riguarda il mio pensiero su queste foto che abbiamo appena visto, io sono abituato ad avere una luce molto più morbida nelle mie foto, però effettivamente pensare di non dover mettere stativi, non dover portarsi praticamente niente se non lui e una staffa sotto la macchina, sì, veramente tanta roba. L'ho utilizzato poi a Milano in un video che vedrete fra pochissimo, arriverà probabilmente già la settimana prossima. Di giorno erano le 11, forse mezzogiorno, quindi sole pieno, molto forte, modella all'ombra, e il risultato anche qui mi ha veramente stupito. Per avere 25 di numero guida effettivamente è riuscito in quello che avevo in mente. Nel primo set l'ho utilizzato sempre attaccato alla macchina fotografica, nel secondo set invece ho preferito utilizzarlo off camera e per quanto mi riguarda il risultato che potete ottenere con un flash di questo tipo, ma comunque con un qualsiasi flash, è sempre molto migliore se lo andate a spostare e ad avere un po' lontano rispetto alla direzione dell'obiettivo, e questo perché avrete delle foto più tridimensionali. Anche in questo caso mi sono trovato bene, l'ho messo in manuale a tutta potenza e giudicate voi da queste foto, il risultato è venuto. Magari non è la luce migliore del mondo, però effettivamente ha funzionato alla grande. Godox non mi ha mandato tutti gli accessori che ha pensato per questo flash, li state vedendo in questo momento dal sito Godox e secondo me ce n'è uno tra questi quattro che è veramente super top. Infatti Godox ha pensato bene di creare anche dei diffusori. Quello più interessante secondo me è proprio l'Octabox, che sarà da 20 o da 30, visto così da internet. Però vi ripeto, non me l'hanno mandato, ma io immagino che con quello si riescano a fare degli scatti veramente molto interessanti anche a livello luce. E questo perché durante l'inverno ho utilizzato delle luci continue, se non sbaglio della Smorrig, con softbox da 30 e gli scatti che sono usciti per quanto mi riguardano erano super ok. Quindi se dovessi io utilizzare questo flash andrei sicuramente a utilizzarlo con quel tipo di softbox e non con questo qui. E durante shooting notturni secondo me siete a posto, nel senso che lui ce la fa
tranquillamente. Per quelli di giorno sicuramente col mini softbox non ce la farà, perché io l'ho utilizzato già a tutta potenza e quindi più di quello non poteva dare. Se ci andiamo a mettere una tendina qui davanti, chiaramente la luce del flash sarà minore, quindi in condizioni di luce esterne di giorno sicuramente dovrete utilizzarlo così, mentre per quanto riguarda qualcosa di notte o qualcosa di interni, ecco, secondo me il mini softbox è l'accessorio da avere se volete comprare questo flash. Ma veniamo a quello che penso di questo flash. Allora, dunque, chiaramente la forma riprende i flash appunto retro e sono convinto che c'è tanta gente a cui piace questa cosa. A me, Alessandro, insomma, preferisco molto di più un oggetto di questo tipo qui. Però dalle storie che ho messo su Instagram mentre stavo utilizzando questo, mi avete scritto proprio in tante dicendo fammi sapere come va, come non va, eccetera eccetera. Quindi sono convinto che se Godox l'ha prodotto, a qualcuno, anzi a più di qualcuno, farà piacere averlo. E questo è per quanto riguarda la forma. Per quanto riguarda la versatilità, ragazzi, è molto leggero, molto più leggero di AD100 e vi ripeto, questo in tasca non vi entra perché ha un diametro abbastanza generoso, questo assolutamente sì, specialmente se andiamo a togliere e chiudere il bulbo. Così in tasca vi entra e non vi darà nessun fastidio. Per quanto riguarda l'operatività, è un normale flash, se lo mettete sopra la macchina fotografica vi darà una foto abbastanza bidimensionale perché la luce andrà dritta per dritta sul soggetto e quindi non creerà chissà quale ombre. Se invece lo andate ad utilizzare staccato dalla macchina fotografica, sicuramente le vostre foto saranno molto più interessanti e la cosa bella è che con questo tipo di flash, visto che è così leggero e così piccolino, potete andare a utilizzare questo tipo di stativi, che sono degli stativi molto economici. Questo è di Ulanzi, è quello che vado ad utilizzare normalmente per Osmo Pocket quando faccio contenuti da solo. Arriva a 2 metri, costa 20 euro, vi lascio qui sotto in descrizione il link ad Amazon e lui tranquillamente ce la fa a reggere appunto un flash di questo tipo. Quindi anche se volete andare ad utilizzare questo flash staccato dalla macchina, l'ingombro che avete sarà una cosa di questo tipo qui, che per me è veramente super interessante. Altra cosa di cui vi voglio parlare è però proprio questo effetto bidimensionale delle foto. Allora, dare la luce dritta per dritta rispetto alla lente o comunque al soggetto che abbiamo davanti crea chiaramente una foto senza tante ombre, eccetera eccetera, e questo lo sappiamo. Ho visto però da Instagram ultimamente tantissime foto fatte così, proprio col flash on camera, quindi un bello spottone di luce sul viso, dietro tutto buio. A me non fanno impazzire, però sto vedendo che a tantissime persone piacciono, siano esse modelle o siano esse persone che magari vengono a fare degli shooting lavorativi con me. Quindi, visto che secondo me sta tornando di moda questo tipo di foto, effettivamente il risultato che ti può dare una cosa del genere è super ok, anche perché il prezzo non è altissimo, costa 250 euro più o meno, ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione e avrete sì in mano il fascino di un flash retro, ma il suo cuore è super tecnologico. Per quanto mi riguarda, non so quanto lo andrò realmente ad utilizzare, dovrei provarlo con il suo diffusore. Magari prossima volta che Godox mi manda qualcosa gli chiedo il diffusore per questo, per fare quel tipo di prova lì, anche perché per quanto riguarda shooting in esterna fatte al volo, ecco, lui potrebbe essere un'ottima soluzione. Non pesa niente, la batteria è praticamente infinita ed è super trasportabile rispetto anche a tutte le luci continue in commercio. Ok ragazzi, penso di avervi detto tutto per questo prodotto. Mi raccomando, se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti, mettete un bel like al video e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!